Matteo, tu fai parte del collettivo Fumofonico, che è un collettivo basato a Firenze e racchiude all'interno diversi autori e personalità che attivi in diverse anche discipline, dalla musica al teatro, insomma diversi linguaggi, per cui vorrei chiederti se puoi raccontarmi un po' cos'è Fumofonico, come nasce e qual è la ricerca che portate avanti. Fumofonico nasce nel 2017 da un nucleo di artisti operanti a Firenze intorno ai temi della poesia orale e performativa, che quel nucleo con il passare del tempo si è ristretto sempre di più e si è andata a creare una ricerca sempre più tesa verso una simbiosi tra le varie arti. Facendo questo e soprattutto crescendo all'interno del laboratorio di reading performance condotto da Rosario Lorusso, Spread Sound and Poetry Reading, siamo riusciti a trovare quello che era il nostro obiettivo e quello che sentivamo di dover fare e di dover percorrere, nonostante il fatto che venissimo da discipline diverse e che la poesia è un qualcosa a cui siamo arrivati, da cui non siamo partiti e che abbiamo approfondito a partire dagli ultimi 5 anni, a dire la verità. Il nucleo che è operativo ad oggi è composto da me, da Matteo Zoppi e Fausto Berti. Abbiamo tre background completamente differenti. Il mio è quasi prettamente musicale, quello di Matteo è sia musicale che teatrale, con un occhio di riguardo all'aspetto performativo, mentre quello di Fausto è un background prettamente teatrale. Detto questo, la nostra ricerca si concentra molto sulla messa in scena di produzioni, sia che riguardino testi originali, che la ripresa di testi già editi di altri autori, in quanto crediamo molto nel riscoprire, nel riattualizzare alcune opere, alcuni lavori del Novecento, soprattutto italiano, e anche il riuscire a conoscere noi stessi e conoscere quello a cui vogliamo arrivare attraverso il lavoro sui grandi maestri, ancora prima magari che su un lavoro originale che comunque abbiamo sempre tenuto come una strada parallela. Tra i diversi progetti che fate e produzioni c'è questa nuova collaborazione che si è attivata con Manifattura Tabacchi e in particolare con NAM, Not a Museum, no? Abbiamo cominciato con Living Room, quindi in digitale avete proposto un progetto che viaggiava tutto su Zoom e quindi sui canali social e sul sito e adesso invece avete deciso per la programmazione estiva di fare un live che ha un link con la ricerca partita appunto online. Quindi volevo chiederti se puoi un po' raccontarmi nello specifico di che cosa tratta il progetto di Post Comunità, ma mi interessa sapere qual è stato per voi lo stimolo nel passaggio appunto da un progetto che è nato in digitale che invece poi viene trasferito insomma live negli spazi pubblici di manifattura. Il progetto che abbiamo ideato per Living Room, che si intitolava Documento e che si incentrava su una rilettura selezionata di testi di Amelia Rosselli, una delle più grandi poetesse europee del secolo scorso, ci ha sorpreso molto in positivo perché trovandoci nella condizione di essere molto distanti, abituati a questa vicinanza continua, a un mondo sempre più piccolo e ci siamo ritrovati ognuno in solitudine nella propria casa e grazie a quello che sorprendentemente ci ha sorpreso molto si è riuscito a creare, ovvero una collaborazione tra esponenti del mondo della poesia performativa italiana, tutti molto giovani, e il mondo invece della scena musicale fiorentina,
siamo riusciti a creare queste collaborazioni che viaggiavano per l'appunto, come accennavi, sulla piattaforma di comunicazione Zoom. Penso sia stato un momento importante perché abbiamo proprio sperimentato un qualcosa che ci ha soddisfatto sia nella realizzazione che nel risultato, ovvero il riuscire a collegare persone distanti tramite una tecnologia che non ci è venuta nemmeno troppo in aiuto in realtà, per problemi di limitatezza tecnica. Abbiamo visto come non basta il digitale in realtà, abbiamo visto come un tipo di performance sia ridotta con questi strumenti che abbiamo oggi. Detto questo, siamo riusciti o comunque sono riusciti in realtà gli artisti, ancora prima di noi abbiamo semplicemente dato le indicazioni e una direzione artistica, a creare delle produzioni originali degne di questo nome. Abbiamo voluto riportare le coppie voce e suono che siamo andati a creare con il progetto documento per la programmazione estiva, perché ci sembrava anche giusto nei confronti degli artisti che ci hanno dato questa disponibilità e che ci hanno anche proprio sorpreso nella loro disponibilità e nella loro voglia di fare e sperimentare, perché poche volte tutte le persone che hanno partecipato al progetto documento si erano cimentate in un'operazione del genere. E quindi anche per questo abbiamo voluto intitolare la rassegna in maniera anche un po' ironica e vagamente un po' polemica verso la situazione, soprattutto culturale, cioè al momento post-comunità. Abbiamo voluto riflettere sulla situazione in cui ci troviamo in questo momento storico attuale, con questa questione del distanziamento sociale e anche proprio capire cos'è il distanziamento sociale, perché è distanziamento sociale e non è distanziamento fisico. E per questo abbiamo voluto anche portare una selezione di artisti che venivano da tutta Italia e che venissero a collaborare finalmente dal vivo, con la possibilità di provare, con la possibilità di avere quella tensione, quell'incertezza che si ha davanti a un pubblico, che si ha davanti a un palco, che si ha dal vivo e non a casa, nella propria camera, registrati. Per ora siamo veramente molto soddisfatti di questo lavoro, siamo felici anche che siano soddisfatti gli artisti che abbiamo coinvolto, in quanto alcuni progetti e alcune collaborazioni nate per Documento, il progetto per Living Room, si stanno evolvendo sia per post-comunità che per un possibile futuro di collaborazione tra questi artisti. E questo è tutto quello che cercavamo, ovvero creare un networking a livello nazionale, una serie di collaborazioni tra artisti che trattano discipline diverse, per capire di come l'arte, questo guazzabuglio molto, molto etereo, sia in realtà non divise in stanze singole, che non comunicanti, ma che con un poco di voglia e con un'idea si possa arrivare a creare un qualcosa di originale e con un senso, e di come ci si possa contaminare a vicenda per arrivare a un qualcosa di altro, di nuovo. Parlavi appunto della commissione di competenze e discipline di linguaggi, e fa parte della ricerca che Fumofonico porta avanti ed è qualcosa di molto contemporaneo allo stesso tempo. Pensi che in questo senso la poesia, che è un elemento tangente rispetto anche a tutte le conoscenze che avete di musica o elettronica, teatro, letteratura, in che modo secondo te la poesia può essere quel linguaggio che fa un po' da collante con tutte queste
discipline, appunto. Durante il secolo scorso la poesia è stata un po' davvero il collante tra tutte queste discipline. Spesso si pensa alla poesia come quella dei grandi autori, eh, come un'arte abbastanza morta, un'arte abbastanza su carta, e ci sono state delle esperienze molto ibride che hanno portato poi a quel tipo di ricerca che quantomeno proviamo a portare avanti, sia soprattutto a livello di musica e di performatività. E quando parlo di performatività legata alla poesia è anche e soprattutto al rapporto tra voce e testo. E quindi partendo anche dal lavoro di autori come, ne cito uno su tutti, Carmelo Bene, e la sua musicalità della voce, si è anche venuta a creare, soprattutto negli ultimi anni, tutta una scena a livello nazionale molto giovane e molto attenta che sperimenta, crea e va a ibridare questo mostro sacro della poesia, che è un qualcosa di abbastanza nebuloso e che viene sempre recepito come un qualcosa di duro e difficile, un qualcosa di accademico, tramite quello che facciamo noi e quello che fanno tanti altri in Italia. Mi viene da citare Bologna, mi viene da citare Trieste, mi viene da citare tante realtà che in Italia portano avanti un tipo di ricerca soprattutto legata all'aspetto musicale, che si possa arrivare a qualcosa di nuovo, senza con una polemica rispettosa verso il passato, mettendosi in discussione e arrivando a creare un qualcosa che possa parlare davvero alla gente, come la poesia ha sempre fatto, anche e soprattutto nell'ultimo secolo, senza arrivare ad essere piaciona, ad essere un'arte di consumo. E quando dico di consumo mi riferisco a esperienze puramente commerciali, ma tenendo quell'equilibrio tra ricerca e pop, che possa quindi parlare anche a chi non si occupa, non si è mai occupato di queste cose, e che possa riuscire a incuriosire e far entrare dentro a un mondo che è molto vivo e che è molto voglioso, è molta voglia di sperimentare, molta voglia di fare e soprattutto molta voglia di porsi come su più piani di lettura, e penso sia la cosa più bella e più frizzante che ho visto negli ultimi anni nel panorama culturale italiano, sinceramente. E rispetto a questo, Matteo, raccontami quali sono i progetti che avete in cantiere o comunque che volete sviluppare per i prossimi mesi, insomma, di che cosa vi state occupando in questo momento. In questo momento ci stiamo ripensando molto in quanto alla nostra attività artistica e in quanto alla nostra voglia di fare e di riuscire a creare proprio come punto di incontro, anche partendo dall'esperienza che abbiamo avuto insieme negli ultimi mesi. Dovremmo far nascere un podcast su una web radio che si occupa di sound art e musica elettronica, inerente a esibizioni di poesia e musica e prodotti audio che abbiano qualcosa a che fare con la parola, come il radiodramma. Vogliamo continuare a lavorare sul web con la creazione di contenuti che possano unire e interessare pubblico e autori di tutta Italia attraverso la creazione di articoli, una direzione editoriale, e anche riuscire a creare una scena performativa dal vivo a Firenze che riesca a creare qualcosa di nuovo anche grazie a noi. Vogliamo, con il fatto che siamo attivi da ormai quasi 4 anni in questa città, vogliamo cominciare a rendere tutto quello che questa città finora ci ha dato.
Bene, grazie Matteo per questa conversazione. Grazie a voi.